Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Oggi volevo parlarvi innanzitutto di quella che è questa stagione autunnale, almeno qui in questa zona delle Alpi occidentali del Piemonte. Io sono in una collina vicino alle montagne, 550 metri di altezza, e quest'autunno è caratterizzato da temperature che sono un po' un'altalena, quindi di notte scendono abbastanza e di giorno poi, quando c'è il sole, l'aria è ferma e non c'è il vento, ci sono 17, 18 gradi, 20 gradi e anche qualche grado in più per brevi periodi. Poi di nuovo torna il freddo, appena arriva un colpo di vento o qualcosa si sente subito comunque l'atmosfera autunnale. Però è vero che siamo quasi a novembre, io sono in maglietta perché oggi con un maglioncino si suda veramente tanto, e quindi quest'autunno è caratterizzato da temperature che sono un po', come dicevo, un'altalena, fredde, poi calde, poi di nuovo fredde. Il caldo è caratterizzato più che altro nelle ore pomeridiane, nelle prime ore, nelle tarde ore del mattino e le prime ore pomeridiane. Poi arriva di botto questo freddo che fa sì che le nostre piante anche un po' patiscono. Però io alcuni esperimenti li ho fatti, nel senso che la mia Nepenthes potete vedere che è ancora fuori, nonostante la sera le temperature arrivano a 10 gradi, 8 gradi, io sto facendo un piccolo esperimento per vedere anche il grado di resistenza appunto della Nepenthes, che però tra qualche giorno, tra 1 o 2 giorni, diciamo, visto che le temperature di notte scenderanno ulteriormente, la prossima settimana mi sembra che si arriva anche a 3 gradi, 4 gradi, è veramente eccessivo per una pianta tropicale come la Nepenthes. Però siccome ha prodotto questi acidi veramente belli, ho detto facciamogli godere ancora qualche cattura. Del resto è protetto dal gazebo, qua sotto le temperature sono abbastanza miti, diciamo, tra virgolette, anche la notte, perché c'è il muro che prende il calore del sole e poi di notte rilascia questo calore e protegge un pochettino la Nepenthes, anche perché c'è questa tettoia poi in policarbonato. Insomma, qui è un luogo un po' protetto, non è in pieno giardino e quindi qualche esperimento si può tentare. Io ho già inserito nella mia serretta il Cephalotus follicularis, che è un'altra pianta che arriva dall'Australia, una piantina carnivora. Anche lei voglio provare a fargli superare l'inverno in questa serretta contro il muro, perché è una pianta che non sopporta altissime temperature nel periodo invernale, ma vuole stare in un clima abbastanza mite tra il freddo e il tiepido per poter superare bene l'inverno. Questo è un altro esperimento che voglio fare col Cephalotus. Al primo segno di cedimento magari lo ricovero poi in casa, dove ho allestito una serra che magari vi faccio vedere poi dopo, in cui ho messo tutte le piante che patiscono veramente il freddo, quindi tutto ciò che è tropicale, che stava nel gazebo, che io ho chiamato appunto gazebo tropicale. Potete vedere che qui ci sono diverse piante carnivore, quelle che vi ho fatto vedere nei video quest'estate, anche loro con chiari segni di riposo, nel senso queste piante stanno andando in riposo, non si stanno più sviluppando, hanno smesso di produrre foglie nuove. Le saracenie cominciano a produrre i fillodia, che sono queste foglie modificate per poter superare l'inverno. Non sono foglie carnivore, sembrano delle foglie praticamente quasi normali o allungate con la classica forma che riescono a dare le saracenie, e queste foglie diverse dalle trappole nelle saracenie fanno sì che la pianta d'inverno riesce a sfruttare la luce del sole per la fotosintesi, perché le trappole tendono poi a seccare, quindi perdono questa funzione. Tra le piante che quest'anno devo dire si sono sviluppate molto bene, anche se loro mostrano segni di prossima dormienza, sono le Darlingtonia, che veramente sono soddisfatto perché è una pianta non facilissima da coltivare, però l'abbiamo visto in un video di questa tarda primavera, vediamo se mi ricordo di mettere il link al di sotto, in cui parlavo della Darlingtonia, coltivata con tanto sfagno in doppio vaso, perché è una pianta che gradisce il freddo, soprattutto nelle radici, anche in piena estate preferisce essere bagnata sempre con dell'acqua fresca e non calda, e in più col sistema del doppio vaso si garantisce nelle temperature estive molto calde una protezione nelle radici, in modo che non si surriscaldano, non si surriscalda il terriccio. Una buona copertura di sfagno garantisce che il sole, battendo sullo sfagno, non entra come il calore all'interno del terriccio, e questo garantisce la sopravvivenza della pianta. Anche i piccoli che avevo fatto di Darlingtonia si sono sviluppati,
stanno crescendo benissimo e sono veramente tanto soddisfatto, una pianta che mi piace tanto. Dopo vi faccio vedere anche la Dionea. La Dionea muscipula è un'altra pianta carnivora che arriva dall'America, dal North Carolina e dal Sud Carolina, una pianta che spesso viene venduta come pianta da ritirare in casa durante l'inverno. Questo non è assolutamente da fare. Vi faccio vedere poi dopo come si sta riducendo pian piano con delle trappole terrificanti, perché sono nere, si sono annerite, e questo fa sì che la pianta entra in riposo e supera in questo modo l'inverno, perché crea poi una rosetta un po' bassa schiacciata sul terreno per superare il freddo invernale. Qui ho sistemato ancora i miei cymbidium, queste orchidee che vogliono, per arrivare alla fioritura, sentire il freddo dell'autunno. Quindi i cymbidium sono le ultime piante, diciamo, di clima tropicale che dobbiamo portare poi in casa, perché sentendo il freddo dell'autunno e anche del tardo autunno prossimo all'inverno, cominciano a tirar fuori i loro fiori. Purtroppo, per quello che riguarda i cymbidium, il problema è che quando loro sviluppano questa fioritura, portandole poi in casa, perché logicamente poi in inverno si arriva anche a meno 1, meno 2, meno 5 gradi, questo può far morire la nostra pianta, e portando in casa poi la pianta per proteggerla, blocca spesso la fioritura, perché si trova poi in un ambiente completamente diverso, riscaldato artificialmente, e questo crea un po' un problema. Io quest'anno, visto le temperature che ci sono, la lascerò veramente fino al limite delle temperature per far sì che si sviluppi questa fioritura, per poi portarla in casa e sperando di poter godere dei suoi fiori bellissimi. Questo qui è il cymbidium, due piante con due colorazioni diverse. Ho raccolto anche i crisantemi nel giardino, piante che mi piacciono veramente tanto per la loro robustezza, e anche tagliati e inseriti in una semplice ciotola di plastica come questa con un po' di acqua, hanno una durata veramente lunghissima. Questi sono stati raccolti una settimana fa, stanno cominciando a patire un pochettino i fiori, perché comunque un fiore reciso ha la sua durata, però sono sempre meravigliosi. Quando poi saranno sfioriti farò un cambio e prenderò i crisantemi bianchi che ho in giardino, che si sono sviluppati di nuovo in maniera meravigliosa. Quindi questo è un periodo in cui dobbiamo pensare bene al ricovero delle nostre piante, perché non solo le temperature sono altalenanti e quindi non si capisce più nulla sinceramente, perché c'è questo calore tipo adesso e poi stasera farà freddissimo. Quindi cerchiamo di proteggere le piante, quelle che devono essere ricoverate possiamo ancora lasciarle un pochettino fuori a seconda della zona climatica dove viviamo. Se comincia a fare veramente tanto freddo in autunno, in questo autunno, diamogli un posto riparato, come ad esempio le piante grasse. Vi faccio vedere dopo, le ho inserite in un posto vicino a casa, proprio contro il muro della casa, e siccome la casa poi è riscaldata all'interno, i muri si riscalderanno, le piante sono contro il muro e questo garantisce la sopravvivenza poi nell'inverno, sempre che siano muri che subiscono un riscaldamento, in questo caso interno perché c'è il riscaldamento della casa. Se invece le mettiamo contro un muro che non è scaldato, è vero, prende la luce solare, però le piante grasse sono sempre un po' piene d'acqua, ma dopo le guardiamo insieme così vi spiego come faccio io per questo tipo di piante grasse, per poterli far superare l'inverno. E niente, ho sistemato così il gazebo. Mi spiace veramente tanto che arriva questa stagione fredda, che arriverà la stagione fredda invernale, perché blocca un po' tutto, quindi ci si mette in casa e bisogna organizzarsi poi per avere qualche pianta da coltivare anche in casa per proseguire la passione del giardinaggio. Però mi spiace perché in primavera ed estate veramente c'è proprio un'esplosione di vita, ciò che non succede nel periodo invernale. Io tra l'altro qui all'interno di questa serretta ho messo anche i lithops che abbiamo visto in un video precedente, perché anche loro, piante grasse sì, che gradiscono anche una temperatura anche un po' freddina, non patiscono molto. L'anno scorso li ho tenuti nel garage e non hanno fiorito. Il garage che io ho è un garage riscaldato praticamente, perché la parete che comunica con la casa dei vicini è sempre molto calda, perché loro lì hanno veramente un caminetto acceso e quindi questo scalda molto il muro e fa sì che nel mio garage in inverno ci sono temperature che arrivano anche a 7-8 gradi. Attenzione, se ricoveriamo le piante grasse con una temperatura del genere possiamo anche non averle poi fiorite in primavera, perché le piante grasse, molte specie di piante grasse hanno bisogno di sentire il freddo in inverno per poter poi fiorire in primavera. Quindi questo è
è uno dei motivi perché tante persone a volte che incontro mi dicono: io questa pianta grassa non fa i fiori, ma in realtà li fa, però magari è tenuta in casa al caldo in inverno e quindi in primavera fatica a sviluppare la fioritura. Andiamo a vedere le piante grasse, come le ho sistemate. Sono Echinopsis nella maggior parte, contro il muro della mia casa. Eccomi qui con la mia collezione di piante grasse Echinopsis, Trichocereus, più che altro sono questi gli esemplari che ho. C'è qualche Opuntia coltivata qui, qualche Aworsia, penso che si pronuncia così il nome di queste piante, perché le piante a volte hanno dei nomi molto complicati. E poi c'è anche qualche Aloe. Queste però le aloe sono da ricoverare in un posto un po' più caldino durante l'inverno, perché sono veramente piene di acqua, anche se le lasciamo secche sono piene di acqua e quindi il gelo poi le fa scoppiare. Quindi adesso è una posizione momentanea, poi le ricovererò in garage, dove le temperature sono sui 7 gradi. Qui c'è anche un Otocactus. E più che altro, come potete vedere, sono Echinopsis. Questa è la parete che comunica con il salotto di casa mia, in cui c'è la stufa pellet per il riscaldamento invernale, e questo fa sì che questa parete poi rimane sempre abbastanza calda, per modo di dire. È una parete riscaldata dalla parte interna, però trasmette questo calore anche all'esterno. L'anno scorso io le ho messe qui per tutto l'inverno e sono sopravvissute. Molta attenzione, io dico questo perché è riuscito questo esperimento, però fate attenzione, osservatele spesso. E una cosa molto importante è che da metà ottobre in poi, se facciamo un esperimento di questo tipo, le piante non devono essere più bagnate fino praticamente alla primavera, perché le piante grasse sono resistenti anche a temperature fredde, ma solo se il terriccio è completamente secco, in modo che anche la parte interna della pianta si secca leggermente, si asciuga più che seccare, e questo fa sì che il gelo non le fa scoppiare. Se abbiamo un problema che le temperature scendono però veramente tanto, arrivano anche a meno 5 gradi per diverse notti, che ne so, grandi nevicate, temperature veramente fredde, un vento freddo anche d'inverno, allora possiamo anche coprirle con un tessuto non tessuto, o per ogni vaso inserire il tessuto non tessuto coprendo anche leggermente la pianta, in modo da aumentare questo effetto di protezione dalle temperature rigide. Qui ci sono anche delle stapelia. Le stapelia sono piante che gradiscono anche un po' un abbassamento di temperature, però purtroppo hanno un grande problema di marcescenza, quindi queste andranno poi anche ricoverate nel garage, completamente secche anche loro, con un minimo di acqua, proprio per evitare che si disseccano e che si asciuga veramente tutto il corpo della pianta. Ma anche lì le stapelie sono piante abbastanza difficili. Vi ricordate che ho fatto vedere questo video 2 anni fa della stapelia gigantea che stava crescendo benissimo? Ebbene, con un inverno molto freddo io ho fatto l'errore di bagnarla nel garage, anche se c'erano 7-8 gradi, e questo ha causato un disordine nella pianta. Alla fine è marcita, purtroppo mi è spiaciuto tantissimo. Ho conservato dei piccoli pezzi di quella pianta che con difficoltà quest'anno si stanno sviluppando, perché le stapelie, ripeto, sono piante non di facilissima coltivazione, tutt'altro. Qualcuno riesce a coltivarle in maniera fantastica, io con loro riesco a coltivarle, riesco a portarle anche in fioritura, però poi il periodo invernale veramente per me qui rappresenta un grande problema. Gli Echinopsis sono piante veramente resistenti. Qui mi hanno regalato anche questa pianta grassa, di cui non ricordo il nome, l'ho già avuta in passato, fa dei fiori rossi, si sta sviluppando anche lei bene, e anche lei la ricovererò, però essendo molto piccola, nel garage. Potete vedere che alcune piante hanno patito, tipo questo fico d'India che mi è stato regalato dalla mia amica Lidia, e purtroppo ha sempre avuto un problema di marcescenza. Nonostante è stato coltivato bene, è riuscito sempre a marcire in qualche modo, anche se non lo bagnavo. Non so, potrebbe avere una virosi interna, non lo so, produce delle foglie nuove che poi con l'arrivo della primavera creano delle macchie nere e poi alla fine marciscono. Io adesso lo lascio così, in primavera poi lo taglierò, o al limite taglierò questa paletta se sopravviverà, e farò una nuova pianta. Questa è la sistemazione delle piante grasse per gli Echinopsis e Trichocereus nel periodo invernale.
Ricapitolando, mi raccomando, se le temperature scendono tanto così, portiamole piuttosto anche in casa per evitare di farle morire, perché con le piante grasse, nonostante la facilità di coltivazione, è anche un po' una scommessa, ma la cosa più importante è in inverno lasciarle asciutte in una temperatura, in una stanza magari non riscaldata, abbastanza freddina. Quello sarebbe anche un luogo adatto, ma l'importante è che in inverno se stanno fuori il loro terriccio deve essere assolutamente asciutto. Loro hanno preso purtroppo, perché questo lavoro l'ho fatto oggi, ma nelle settimane scorse ha piovuto parecchio, quindi i vasi sono bagnati. Adesso spero che questa protezione, questa posizione che gli ho dato faccia asciugare presto i vasi, spero in giornate di sole come queste, in modo che aiuti il processo di asciugatura, e poi dopo completamente asciutte dovrebbero superare questo periodo molto freddo che caratterizza l'inverno. Anche qui in quest'angolo ho radunato un po' le piante che cominciano a patire un po' il freddo, nonostante qualcuna riesca a sopportarlo anche abbastanza bene quando non gela, ad esempio la Chatea, che ne abbiamo parlato anche in un video dell'anno scorso, queste felci arboree che sono meravigliose, con uno sviluppo veramente molto rigoglioso, la Dicksonia antartica, che quest'anno purtroppo ha fatto molto caldo, io le tenevo un po' troppo al sole e quindi si sono sviluppate però con un po' di lentezza. Ho notato che una posizione semi-ombreggiata è più gradita a queste piante, perché gradiscono appunto una posizione che non sia completamente assolata per tutto il giorno. Quello che gradiscono più che altro è il sole del mattino diretto sulle foglie, e poi con una posizione ombreggiata il substrato rimane molto umido, non si asciuga col sole, e questo fa sì che la pianta si sviluppa bene. Ci sono anche delle aucuba che ho preso da mio fratello, vedete che hanno delle macchiette nere, non so se si vede dall'inquadratura, quelle proprio in insolazione. Le aucuba sono piante che vogliono l'ombra, non gradiscono molto il sole diretto sulle foglie, infatti solitamente nei cortili, nelle città sono coltivate in posizioni ombreggiate, assolutamente ombreggiate. Ci sono degli epifillum, vedete che sono ancora qui, anche loro abbastanza resistenti, li lascerò fuori finché non arriverà un po' il pericolo delle gelate, allora li verranno poi portati nel garage. C'è la mia piccola coltivazione di basilico che comincia a soffrire un po' il freddo, però ne approfitto per avere magari qualche semino da conservare e riseminare l'anno prossimo, e poi magari, perché no, continuare a usare le sue foglie per cercare di insaporire un po' i piatti della cucina. Questa è un po' una posizione momentanea, poi queste piante verranno poi portate, anche la Chatea e la Dicksonia verrà poi portata nel garage con una temperatura di 7 gradi, 8 gradi, tenendola sempre abbastanza umida in modo che possa continuare il suo processo di crescita. Questo è un luogo in cui ho sistemato le piante carnivore questa primavera, veramente l'ha sistemato un po' Giorgio perché io ero infortunato col gesso. E anche qui potete vedere il cambiamento delle piante quando arriva la stagione fredda. Le foglie cominciano a rovinarsi, guardate questa Sarracenia flava come è diventata bruttissima, però sta sviluppando i Fillodia, ne ho parlato prima, che serviranno poi alla pianta. Mi raccomando, quando ci troviamo con delle piante carnivore in questo stato, che non sono molto belle, non tagliamo nulla di ciò che sia verde. Questa è un'operazione poi da fare in primavera, per dare una sistemata alla pianta, renderla un po' esteticamente più accettabile. Non tagliamo nulla, a meno che non sia completamente secco, perché tutto ciò che è verde nella pianta serve per la fotosintesi, e questo fa sì che la pianta poi in primavera riparta veramente rigogliosa. Qui c'era questo vaso con la Sarracenia psittacina che si è sviluppata tanto, con tantissimo sfagno, che volevo usare come sfagniera per poterlo raccogliere, però poi è stato colonizzato dalla Drosera rotundifolia, quindi praticamente rimane così, perché ogni volta che raccolgo un pezzettino di sfagno mi porto via sempre una piantina di Drosera rotundifolia. Ci sono delle Sarracenie purpuree anche, pianta che sopporta tantissimo proprio il freddo, è una pianta proprio di clima veramente freddo, e in più ricordo anche che se coltiviamo tipo la Sarracenia purpurea in una sistemazione di questo tipo, con una decorazione, pianta coltivata in questa finta tazza da colazione molto grande, ecco, ricordiamoci che quando arriva il freddo il gelo può spaccare
la tazza, perché tutto si gela e quindi questo può essere un pericolo anche per il materiale che abbiamo usato per la coltivazione delle nostre piante carnivore. Quindi questa tazza da colazione, quando la temperatura scenderà veramente tanto, la sistemerò poi sempre sotto il gazebo, che è una zona molto più riparata e gela un po' meno che all'esterno del gazebo, e così preservo la tazza da una possibile rottura per via del gelo. Qui è cresciuta tanta menta che poi andrà potata, insomma nel mio giardino adesso c'è tanto disordine, l'erba continua a crescere in maniera smisurata, quindi quando ci saranno 2 o 3 giornate di sole magari farò un bel taglio dell'erba, l'ultimo di quest'anno, per dare una sistemata un po' al giardino, perché è incredibile come l'erba, nonostante le basse temperature, continua a crescere, è alimentata anche delle numerose piogge che ci sono state in questo periodo. Ne ho parlato prima, la Dionea muscipola, guardate un po', le sue trappole, vedete che si anneriscono, tante perdono la loro funzione, vabbè, perché sta arrivando un periodo molto freddo, che è quello invernale. Però la Dionea tende ad annerire poi le foglie che non servono più, perché all'interno crea poi una rosetta schiacciata sulla terra che gli serve per tenersi un po' più al caldo, diciamo, interpretiamolo in questo modo. E quindi non ci spaventiamo se la nostra Dionea muscipula in esterno comincia a prendere una colorazione di questo tipo, perché è assolutamente normale. Noi dobbiamo soltanto osservare se la rosetta che crea nel periodo tardo autunno-invernale sia sana, sia verde, sia una bella rosetta. Se c'è qualche problema, piuttosto spostiamola in maniera un po' più riparata. Anche lei contro un muro è sempre esposta comunque alla luce solare, è una pianta che ha bisogno assolutamente del sole. Non portiamola in casa in inverno, è inutile, la facciamo morire perché tende poi ad allungarsi, diventa orribile e patisce veramente tanto. Qui potete vedere che ci sono tutte queste fioriture ormai andate, completamente piene di semi della Drosera rotundifolia e Drosera intermedia. Io qui l'ho messe tutte insieme in modo da avere questo vaso in primavera ed estate pieno di Drosera o di Drosera, perché mi sembra che si dica Drosera, ma mi viene sempre da dire Drosera, sono abituato sin da quando ero piccolo che le coltivavo a chiamarla Drosera, e mi piaceva appunto questa colonizzazione di questi due o tre tipi di piante, ma c'è anche una Drosera filiformis che ormai ha perso le foglie, è entrata in ibernacolo. La Dionea crea questa rosetta schiacciata, la Drosera rotundifolia invece crea un ibernacolo, una sorta di pallina che serve alla pianta per superare l'inverno. Mi raccomando, sempre al sole, non portiamola in casa, non esponiamo la Dionea alla neve continua al di sopra delle foglie, alla neve a un freddo veramente glaciale, teniamola protetta, ma sempre all'esterno della casa per garantire a questa pianta la sopravvivenza. Questo è il ricovero invernale di tutte le piante che non gradiscono assolutamente il freddo e quindi vogliono essere coltivate ad una temperatura, non dico caldissima, però che sia di protezione. È una serra, questa l'ho acquistata quest'anno perché mi serviva un qualcosa per ricoverare le mie piante, in più garantisco in questo modo anche un'atmosfera un po' umida. All'interno ci sono le Nepenthes, orchidea, presto vi farò vedere la fioritura della Stanopea Wardii, dovrebbe essere lei, perché è una pianta che mi ha ridato una mia amica, io le avevo dato anche un'oculata, adesso non so bene che cosa mi abbia ridato. Qui c'è una fioritura in formazione, appena sarà completo sviluppo vi farò vedere questa stupenda, meravigliosa fioritura perché è un lampadario, sembra un lampadario di fiori. È incredibile, cresce il fiore al di sotto della pianta, puntando verso il basso. In più c'è un Chlorophytum, delle begonie, gli Angraecum e tutte le mie tillandsie, quest'anno voglio coltivarle qua dentro, perché così non devo bagnarle tante, l'atmosfera è molto umida, si crea molta umidità e loro gradiscono questa situazione. Perché rimangono un po' idratate appunto con l'umidità atmosferica, però sarà poi da bagnarle ogni tanto, però sempre con molta attenzione. Piante carnivore, ci sono delle utricularie, o le Nepenthes, c'è una pinguicula di clima subtropicale, insomma questo è un posto delle lianfore, un posto che sarà la casa delle mie piante tropicali quest'inverno. Anche il mio giardino sta andando in riposo, molte piante hanno smesso di crescere già da qualche settimana, qualche pianta continua ancora a fiorire come le rose knockout, in più potete vedere che
Ci sono delle bellissime fioriture ancora, come la fioritura della cortaderia, qualche fiore ha già cominciato ad appassire, il primo anno di fioritura di questa meravigliosa pianta, la cortaderia, l'erba delle pampas, e in più potete vedere laggiù anche la fioritura di questi crisantemi bianchi a fiore veramente a globo, veramente molto grande, che raccoglierò poi per colorare anche un po' l'interno della casa, magari inseriti in un vasetto con dell'acqua, dando un colore alla casa. Quindi anche l'autunno e il primo inverno, ma a volte anche l'inverno con gli ellebori, ci dà l'opportunità di portare a casa delle fioriture per poter ancora colorare con i colori del giardino la nostra casa. Ricordo che molte piante però possono essere tossiche, tipo l'elleboro è una pianta molto tossica. Se abbiamo dei gatti in casa evitiamo di portare la fioritura dell'elleboro in casa come fiore reciso, con magari anche qualche foglia, perché è una pianta veramente molto ma molto pericolosa. Quindi quando scegliamo i fiori da portare in casa e abbiamo dei gatti, ricordiamoci sempre di portare un qualcosa che non sia tossico per loro. Il crisantemo mi sembra che sia una pianta, non dico tossica, ma che non faccia molto bene ai gatti. Io faccio in questo modo. Quando arriva l'autunno e devo portare qualche fiore in casa, perché mi piace avere qualche fioritura in casa, visto che ci sono i gatti, io cerco sempre di portare anche dell'erba coltivata magari in un vasetto, oppure acquisto l'erba gatta ad esempio, che è già pronta con dei semi, o possiamo ancora raccogliere un po' dei ciuffetti di erba con le radici da coltivare in vaso, magari in balcone, in modo che i gatti abbiano sempre questa fonte di alimentazione, perché ai gatti piace mangiare l'erba per poter poi vomitare questo bolo di peli che hanno nell'intestino, perché leccandosi sempre hanno bisogno proprio ingeriscono molto pelo e hanno bisogno di mangiare l'erba, e l'erba li fa vomitare e così rigettano tutto il pelo in eccesso che hanno ingerito durante la pulizia personale. Quindi se portiamo in casa qualche pianta, non dico tossica, ma qualche pianta che siamo un po' incerti se possa far bene ai nostri gatti, comunque lasciamo sempre a disposizione ai nostri gatti un po' di erba da mangiare, in modo che loro sono orientati a mangiare quella e non assaggiano le nostre piante d'appartamento. Quindi il giardino tra un po' mi saluterà. Il vento di questi giorni ha devastato il banano, ma anche lì farò poi una pulizia, magari vediamo se riesco a fare un video, la vediamo insieme, per ridargli un'ultima sistemata e un aspetto estetico ancora un po' bello prima della devastazione invernale, in cui tutte le foglie crollano, bisogna magari tagliarlo e sistemarlo in modo da dare sempre un aspetto estetico al giardino che sia a posto, perché il banano è una pianta meravigliosa, però quando è in situazioni di vento o di grandine che l'hanno distrutta, diventa una pianta non molto bella da vedere, quindi bisogna sistemarla un pochettino. Anche i miei vicini hanno preso il mio piccolo banano, che non so se dall'inquadratura si vede, ma sta crescendo bene, quindi quello sarà un altro grande banano che crescerà nel giardino. Bene, con questo vi saluto, penso di aver dato delle informazioni, non tantissime, però abbastanza importanti per quello che è il ricovero e la protezione invernale delle piante carnivore, delle piante grasse e di qualche altra piantina, e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao e a presto, ciao ciao!